Immagina una nazione con la popolazione degli Stati Uniti, 300 milioni di abitanti. Ora, immagina che a questa intera nazione venga detto di correre per la propria vita. C'è solo un biglietto di salvezza, uno solo. Per tutti gli altri c'è solo la fine. Non è la trama di un film distopico, è quello che è successo 9 mesi prima che tu nascessi. Tu sei quell'unico sopravvissuto. Benvenuti nel viaggio più pericoloso, violento e improbabile che esista in natura. Benvenuti alla tua origine. Il viaggio inizia in un ambiente che per una cellula microscopica è l'inferno in terra. Appena arrivati, milioni muoiono all'istante. Perché? Perché l'ambiente che li accoglie è acido, brutalmente acido. È una difesa necessaria contro i batteri, ma per i nostri piccoli viaggiatori è come nuotare in una piscina di aceto corrosivo. Vedi quelle luci che si spengono? Sono i tuoi potenziali fratelli e sorelle che non ce l'hanno fatta nemmeno a superare la soglia di casa. Il 90% delle forze viene decimato nei primi minuti. È un massacro silenzioso. Chi sopravvive all'acido si trova davanti a un titano. Il canale cervicale. Per te è piccolo, ma per uno spermatozoo è un labirinto di tunnel, anfratti e vicoli ciechi pieni di muco denso come cemento fresco. Immagina di dover nuotare attraverso una palude di melassa mentre indossi uno zaino pesante. La maggior parte dei sopravvissuti esaurisce le energie qui. Si bloccano, smettono di muovere la coda e vengono assorbiti dal nulla. Solo i più forti, i più veloci, quelli con la riserva di energia perfetta, riescono a trovare i canali preferenziali, le autostrade liquide che permettono il passaggio. Pensi che il peggio sia passato? Ti sbagli. Ora entra in gioco il sistema immunitario. Per il corpo femminile, questi intrusi sono corpi estranei, nemici, e invia l'esercito. Enormi globuli bianchi, grandi come montagne rispetto ai nostri eroi, iniziano la caccia. Non è una battaglia, è un'esecuzione. Li avvolgono, li divorano, li smantellano chimicamente. È una scena da guerra dei mondi. Tu, o meglio, la metà di te che stava viaggiando, sei riuscito a schivare questi mostri. Hai corso più veloce, ti sei nascosto, hai avuto fortuna. Tanta fortuna. Dei 300 milioni iniziali, ne sono rimasti poche centinaia. Sono esausti. Hanno viaggiato per una distanza che, in scala umana, equivale a correre una maratona sulla Luna. E finalmente la vedono. L'ovocita, l'uovo, è gigantesco. Rispetto a loro, è un pianeta massiccio che oscura l'orizzonte. È la cellula più grande del corpo umano. L'unica visibile a occhio nudo se avessi una vista perfetta. È immobile, maestosa, in attesa. E qui scatta l'ultima competizione. Non basta arrivare, bisogna entrare. Molti arrivano sulla superficie, ma la porta è chiusa. Bisogna scavare chimicamente attraverso il guscio protettivo. È un lavoro di squadra involontario. I primi che arrivano si sacrificano per indebolire la barriera. E poi, eccolo, il vincitore. Tu. La tua testa tocca la membrana interna. In quel preciso istante accade qualcosa di incredibile che abbiamo filmato solo di recente. L'uovo rilascia miliardi di atomi di zinco in un'esplosione di luce. Una vera e propria scintilla della vita. Le porte si chiudono istantaneamente dietro di te. Nessun altro entrerà. La gara è finita. Sei solo. E stai per cambiare tutto. Ora sei dentro, ma non sei ancora una persona. Sei due metà di un manuale di istruzioni. 23 cromosomi dal padre, 23 dalla madre. Fluttuano nel citoplasma come antichi manoscritti in una biblioteca allagata. Lentamente, in una danza gravitazionale, si avvicinano, si allineano, si fondono. In questo momento viene deciso se avrai gli occhi di tua madre o il naso di tuo padre, se sarai alto, se avrai talento per la musica per la matematica. Il codice viene scritto, il progetto
è approvato. La costruzione può iniziare. Per circa 24 ore regna un silenzio apparente. Sembra non succeda nulla, ma all'interno i macchinari si stanno posizionando. E poi il miracolo della duplicazione. Una cellula diventa 2, 2 diventano 4, 4 diventano 8. È una progressione esponenziale, terrificante e bellissima. Se continuasse all'infinito, in pochi giorni occuperesti l'intero universo. Ma questa massa di cellule sa esattamente cosa fare. Non è un mucchio disordinato. È un esercito di costruttori che sanno già dove andrà la testa e dove andranno i piedi, anche se per ora sembri solo una mora microscopica. A 3 settimane accade la magia dell'origami. Quella pallina di cellule inizia a ripiegarsi su se stessa. Si chiama gastrulazione. È il momento più importante della tua vita, più della nascita, più della morte. Si formano 3 strati. Uno diventerà la tua pelle e il tuo cervello. Quello in mezzo diventerà i tuoi muscoli e le tue ossa. Quello interno diventerà il tuo stomaco e i tuoi polmoni. Se qualcosa va storto qui, anche di 1 millimetro, il castello crolla. È un balletto di precisione assoluta, eseguito senza un direttore d'orchestra. 22 giorni dopo il concepimento. Sei grande come un chicco di riso. Non hai ancora un volto, non hai mani. Ma all'improvviso, nel centro di quel piccolo corpo gelatinoso, un gruppo di cellule inizia a tremare. Una contrazione, poi un'altra e un'altra, ritmicamente. Boom boom, boom boom. Il tuo cuore ha iniziato a battere. Non si fermerà più. Per 80, 90, forse 100 anni. Batterà 3 miliardi di volte senza mai chiedere una pausa, senza mai aver bisogno di manutenzione. È la macchina più affidabile dell'universo conosciuto e si è appena accesa. Per mesi vivi come un astronauta, o meglio, come un pesce abissale. Galleggi nel liquido amniotico. È caldo, buio, ovattato. I tuoi polmoni sono pieni di liquido, eppure non affoghi. Ricevi ossigeno direttamente nel sangue attraverso il cordone ombelicale, la tua unica ancora di salvezza con la nave madre. È un sistema di supporto vitale perfetto. Non devi mangiare, non devi respirare, non devi regolare la tua temperatura. Sei in stasi totale, concentrato solo su una cosa: crescere. Guarda le tue mani adesso. Davvero, guardale. 5 dita separate. All'inizio le tue mani erano come pale, pinne unite da una membrana di pelle. Come siamo arrivati ad avere dita separate? Grazie alla morte. Sì, hai capito bene. Le cellule che formavano la membrana tra le dita hanno ricevuto un ordine: suicidatevi. Si chiama apoptosi. Per creare la vita è necessaria la morte programmata. Se quelle cellule non si fossero sacrificate, oggi avresti le mani palmate come una rana. La tua forma umana è scolpita togliendo ciò che non serve. All'inizio sei morbido, fatto di cartilagine flessibile, come il naso di uno squalo. Ma per sopravvivere alla gravità terrestre ti serve un'armatura. Inizia il processo di ossificazione. Le cellule specializzate iniziano a depositare calcio, trasformando la cartilagine in osso duro come la pietra. È come se il tuo corpo stesse costruendo grattacieli di cemento, armato al suo interno, mentre gli inquilini ci vivono già dentro. Le tue ossa sono ancora elastiche per permetterti di passare attraverso il canale del parto, ma si stanno indurendo ogni giorno di più. Mentre il corpo si indurisce, succede qualcosa di ancora più straordinario. Si stendono i cavi. Chilometri e chilometri di nervi iniziano a crescere dalla colonna vertebrale verso ogni angolo del corpo. Devono toccare ogni millimetro di pelle, ogni fibra muscolare. È come cablare una città intera senza avere una mappa. Se un nervo sbaglia strada, quel muscolo non si muoverà mai. Se non raggiunge la pelle, non sentirai mai una carezza in quel punto. È una corsa contro il tempo,
per connettere tutto alla centrale operativa prima dell'inaugurazione. Verso il 6° mese, le luci si accendono nella casa. I tuoi occhi sono ancora chiusi, ma se una luce forte colpisce la pancia della mamma, tu la vedi. Un bagliore rossastro. Le tue orecchie sono complete. Senti il battito del cuore di tua madre, il rombo del suo stomaco e le voci ovattate dal mondo esterno. Inizi a imparare la lingua dei tuoi genitori prima ancora di respirare aria. Il tuo cervello sta già registrando, catalogando, imparando il ritmo del mondo che ti aspetta. Non sei isolato, sei in ascolto. Gli ultimi mesi sono solo questione di diventare grandi. Metti su grasso, è fondamentale. Senza quello strato di grasso moriresti di freddo nel primo minuto fuori dall'utero. Il tuo cervello consuma il 50% di tutta l'energia che ricevi. Stai letteralmente mangiando per pensare. Lo spazio diventa stretto. Non puoi più fare le capriole. Sei rannicchiato, le ginocchia al petto, in attesa del segnale di partenza. Nessuno sa ancora esattamente cosa faccia scattare il travaglio. Forse sei tu a deciderlo. Forse il tuo corpo invia un segnale chimico che dice: sono pronto, fatemi uscire. Torniamo indietro di un passo, dentro la tua testa. Durante la gravidanza, il tuo cervello ha prodotto neuroni a una velocità spaventosa, 250.000 al minuto. Immagina di dover costruire una città grande come New York, ma di avere solo 9 mesi per posare ogni singolo mattone. Alla nascita hai quasi tutti i neuroni che avrai per il resto della tua vita. 100 miliardi. Quanti sono le stelle nella Via Lattea? Hai una galassia intera compressa dentro il cranio. Ma c'è un problema. Le stelle ci sono, ma non sono collegate. Nei primi 2 anni di vita accade qualcosa che non succederà mai più. Ogni neurone lancia tentacoli disperati verso i vicini. Ogni secondo si formano 2 milioni di nuove connessioni. 2 milioni. Al secondo. È un'esplosione di connettività. Ogni volta che senti un suono, vedi un colore, tocchi un oggetto, crei un ponte fisico nel tuo cervello. Stai letteralmente costruendo la tua mente con l'esperienza. È il motivo per cui i bambini imparano così in fretta. Sono spugne affamate di dati che cablano il loro hardware in tempo reale. Ma ecco il paradosso. Per diventare intelligente devi diventare stupido, o meglio, selettivo. Un cervello con troppe connessioni è rumoroso, inefficiente, caotico. Verso i 3 anni inizia la grande potatura. Il cervello osserva quali connessioni usi e quali no. Quelle inutilizzate vengono tagliate senza pietà. È come un giardiniere che pota un cespuglio per dargli una forma perfetta. Perdi la capacità di distinguere suoni di lingue straniere che non ascolti mai. Perdi ricordi vaghi, scolpisci la tua personalità distruggendo le strade che non percorri. Avere i cavi non basta, devono essere veloci. Immagina di scaricare un film con una connessione del 1990, lento, frustrante. Ecco come pensa un bambino piccolo. I suoi segnali viaggiano lenti. Poi arriva la mielina. È una sostanza grassa e bianca che avvolge i cavi neurali come la guaina di plastica attorno a un filo elettrico. Dove c'è mielina, il segnale viaggia 100 volte più veloce. Questa mielinizzazione parte dal retro del cervello e avanza in avanti. L'ultima parte a essere isolata, la corteccia prefrontale, quella del giudizio e del controllo. E indovina quando finisce questo processo. A 25 anni. Ecco perché gli adolescenti fanno scelte interessanti. E poi, da questa massa di carne, elettricità e chimica, emerge qualcosa che la scienza non sa ancora spiegare. Tu. La sensazione di esistere. L'io. Come fanno atomi di carbonio e idrogeno, che presi singolarmente sono materia morta, a creare un pensiero, a
provare amore, a sentire la noia. È il più grande mistero dell'universo. Non siamo solo materia. Siamo materia che si è svegliata e ha iniziato a guardarsi allo specchio. Siamo l'universo che cerca di capire se stesso attraverso i tuoi occhi. Torniamo a quel momento critico, il parto. Per il bambino è un evento traumatico, paragonabile a un incidente d'auto. Il cranio si deve deformare per passare. Le ossa della testa non sono saldate proprio per questo, si sovrappongono come placche tettoniche. L'adrenalina nel sangue del neonato è a livelli che in un adulto causerebbero un infarto. È necessario. Quella scarica serve a riavviare i polmoni, a svegliare il cervello, a preparare il corpo al freddo e alla luce accecante del nostro mondo. È il benvenuto più rude che si possa immaginare. E poi il taglio del cordone. La fornitura di ossigeno si ferma. L'anidride carbonica sale nel sangue. Il cervello va in allarme rosso. Soffocamento imminente. Ordina al diaframma di contrarsi violentemente. I polmoni, che sono stati palloncini sgonfi e bagnati per 9 mesi, si spalancano. L'aria entra bruciando. Gli alveoli si gonfiano per la prima volta. Il sangue cambia direzione, abbandonando il bypass fetale e correndo verso i polmoni. In un secondo, tutto il tuo sistema idraulico viene riconfigurato e tu urli. È il suono della vita che reclama il suo posto. Ma non sei arrivato qui da solo. Dentro il tuo DNA ci sono frammenti di virus antichi che hanno infettato i tuoi antenati milioni di anni fa e che ora sono parte di te. C'è il ricordo genetico di pestilenze, glaciazioni e carestie sopravvissute dai tuoi bisnonni. Sei il capitolo attuale di un libro iniziato 3 miliardi e mezzo di anni fa. La catena della vita non si è mai spezzata. Se un solo tuo antenato, anche un piccolo pesce nel Devoniano, fosse morto prima di riprodursi, tu non saresti qui. Sei la punta di una lancia scagliata attraverso il tempo. Qualcuno ha calcolato le probabilità che tu esista esattamente come sei. È 1 su 10 alla potenza di 2.685.000. Un numero così grande che se scrivessi 1-0 su ogni atomo dell'universo non avresti abbastanza spazio. In pratica, la probabilità è 0. Matematicamente non dovresti esistere. Eppure sei qui. Sei l'evento più improbabile che sia mai accaduto nella storia del cosmo. Ogni volta che ti senti insignificante, ricorda questo numero. Sei un miracolo statistico che cammina. Oggi sei un adulto. Le tue cellule continuano a morire e rinascere. Ogni 7 anni sei fatto di materia quasi completamente nuova. Ma quello schema, quel progetto che ha vinto la corsa contro 300 milioni di rivali, è ancora lì. Sei ancora quell'architetto cieco che costruisce se stesso. E ora hai il potere più grande di tutti, la capacità di capire il tuo stesso viaggio, di guardare indietro e vedere la strada percorsa, di guardare le stelle e riconoscere da dove vieni. Quindi, la prossima volta che ti guardi allo specchio, non vedere solo un viso stanco o una ruga in più. Vedi il vincitore della lotteria cosmica. Vedi il sopravvissuto dell'acido e del ghiaccio. Vedi la macchina biologica più complessa mai assemblata dalla natura. Sei polvere di stelle che ha preso vita, ha imparato a pensare e ora sta cercando di toccare l'eternità. Non sei solo una persona, sei l'universo che fa un'esperienza umana. Questo viaggio, da una singola cellula a una coscienza capace di amare e sognare, è la storia più grande mai raccontata. E tu ne sei il protagonista assoluto. Io sono Renderium e questo è ciò che siamo. Iscriviti per continuare a esplorare l'impossibile realtà che ci circonda. Alla prossima scoperta.